Ciao a tutti gli amici di KS Synth Lab, oggi nuova recensione e parliamo del Nux NPK20. Nux NPK20 che mi è stato mandato appunto da Nux stessa, che mi ha contattato chiedendomi se fosse interessato a recensire uno dei loro pianoforti o comunque uno dei loro strumenti, secondo me è uno strumento interessante. Innanzitutto è un modello molto recente, è un modello che è superiore a un altro pianoforte che loro hanno a catalogo, che è l'NPK10. Questo strumento tra l'altro è molto leggero, molto compatto e si va a posizionare nella fascia di mercato attorno ai 550 euro. Praticamente è un'alternativa ad altri pianoforti che abbiamo già visto sul canale, quale ad esempio lo Yamaha P225, e quindi va direttamente a competere con quella tipologia di prodotti. Questo pianoforte ha delle caratteristiche molto interessanti per la fascia di prezzo appunto in cui si colloca, tra cui una meccanica con triplo sensore e effetto di avorio ebano, non ha il tasto con anima in legno ma comunque è una meccanica triplo sensore molto valida. Per darvi un'idea, questa meccanica ricorda un po' una via di mezzo tra la PH4 di Roland e le meccaniche Ivory di Casio, diciamo una via di mezzo tra queste. Comunque ha un pannello molto ricco di controlli, ha già l'uscita stereo sul retro e adesso andiamo a sentire qualche suono e poi ne parliamo un po' più nel dettaglio. Bene, abbiamo sentito giusto un paio di suoni, quindi il pianoforte e un piano elettrico. Vediamo che praticamente lo strumento, come dicevo, ha una meccanica triplo sensore e poi un pannello molto ricco di controlli. Abbiamo, partendo da sinistra, il tasto dell'accensione, il master, la possibilità di accedere a alcune altre funzioni quali il dual e lo split, il transpose, il tasto function che praticamente è quello che riguarda le impostazioni generali dello strumento, il tasto balance che anche questo serve per quando abbiamo due suoni che siano split o layer per modificare i volumi appunto delle due parti che stiamo utilizzando. Abbiamo un equalizzatore che quando viene ingaggiato ha innanzitutto un LED intorno al potenziometro che stiamo utilizzando, quindi noi sappiamo che abbiamo modificato quella parte di equalizzatore e quando ritorna a zero questo si spegne, e
quando poi andiamo a ingaggiare l'equalizzatore avremo un riferimento appunto grafico sul display. Spostandoci più a destra abbiamo altri controlli dedicati quali riverbero, delay, chorus, compressore, l'impostazione del tocco della meccanica e il metronomo. In mezzo un ottimo display, lo trovo un pochino scuro come luminosità, però dipende poi sempre da dove siamo e che luce c'è. In ogni caso ci dà molte informazioni perché ci fa vedere il volume dello strumento, ci fa vedere altre informazioni in alto di cui parliamo tra poco, il dual e lo split se lo stiamo utilizzando, il transpose, il suono che stiamo utilizzando chiaramente, il numero e la categoria e altre categorie di suoni. Ovviamente poi sul display ci sono tutte le varie informazioni, se noi andiamo a premere altre funzioni ovviamente verranno riportate sul display. Spostandoci più a destra abbiamo il selettore dei suoni o comunque delle categorie, tutto quello che è presente, cursore alto, basso, destra e sinistra, il pulsante di conferma, il tasto demo, tasto play, stop e record, praticamente noi possiamo registrare quello che stiamo suonando. Questo strumento ha anche il Bluetooth all'interno, quindi noi possiamo collegarci con dei dispositivi Bluetooth e riprodurre l'audio o comunque sfruttare appunto la connessione Bluetooth. E poi andando verso destra ci sono i tasti delle categorie dei suoni, i tasti nella parte inferiore che riguardano la riproduzione delle demo o comunque di quello che è stato registrato, e poi spostandoci poi per ultimo verso destra abbiamo due potenziometri che riguardano l'ingresso audio che c'è sul pannello posteriore, che è sia XLR che jack, perché questo strumento ci permette anche di collegare direttamente un microfono e quindi avremo il potenziometro che riguarda il volume della nostra voce nel microfono che entra nello strumento e il riverbero della voce, quindi il riverbero del microfono. Lo strumento ha oltre 100 note di polifonia. Per il prezzo in cui si colloca comunque è interessante. Questo strumento viene acquistato, secondo me, come già detto per altri strumenti di questa tipologia, principalmente per registrare o comunque per utilizzare il suono di pianoforte che abbiamo sentito poco fa. Suono di pianoforte acustico che secondo me è valido. Trovo un pochino metallico la parte delle ottave alte, però niente di tragico perché si usa relativamente meno. Secondo me il registro invece medio alto, medio e basso è molto valido. Il tasto secondo me sotto le dita risponde bene. Ovviamente non aspettatevi una meccanica di uno strumento da 2000 euro, 3000 euro a salire, quindi è comunque per la fascia di prezzo in cui si colloca, risponde veramente bene, quindi secondo me la meccanica è promossa. L'unica cosa che si potrebbe fare ancora in più su questa meccanica è aggiungergli l'anima in legno e poco altro, perché comunque con il peso contenuto dello strumento, con le dimensioni contenute del pannello, quindi lo strumento è veramente compatto, non si può neanche fare più di tanto a livello di meccanica perché non c'è fisicamente spazio per mettere un tasto comunque con una corsa più lunga per quanto riguarda la parte di leva, quindi comunque il martelletto e tutto, che appunto il martelletto è nella parte inferiore del tasto, quindi non c'è una parte che sporge dietro ma si colloca sotto, un po' come avviene per altre meccaniche di Fatar tipo la TP40. Ci sono diverse altre categorie di suoni, abbiamo sentito i piani elettrici ad esempio. Nella categoria piani elettrici ci sono tantissimi pianoforti di X, anche se vengono categorizzati come piani elettrici diciamo che forse i pianoforti classici, quindi Rose e Wurley, sono un pochino carenti, ce ne sono probabilmente giusti un paio, ce ne sono tanti appunto digitali di pianoforti. Ad esempio ne prendo uno a caso. Oppure questo per loro è un Rhodes. Loro lo chiamano Rhodes piano, ma di Rhodes non ha assolutamente nulla, è un pianoforte digitale. Quindi secondo me diciamo che
Questo per esempio, il suono che abbiamo sentito prima, quindi i piano basic, che appunto già somiglia di più a un Rhodes. Quindi abbiamo qualcosa di già un pochino più similare appunto a un piano elettrico, non un piano elettrico digitale che possa essere un DX7 per esempio. Poi ci sono delle varie categorie di suoni che abbiamo qua a destra, abbiamo pianoforti, piani elettrici, quindi abbiamo già sentito qualcosa, degli organi che comprendono Hammond e organi a canne, suoni orchestrali, ad esempio corne francesi, sax, eccetera eccetera, quindi c'è tutta questa categoria di suoni. Poi ci sono dei lead che sono fisicamente dei lead synth, ecco, come vi dicevo poco fa, forse sui pad qualcosina meglio. Allora, tornando poi sul pianoforte, quindi abbiamo sentito qualcosina dei vari suoni. Io posso dire questa cosa, onestamente, che se il suono di pianoforte e qualche pad, qualche piano elettrico sono ancora utilizzabili, secondo me sul resto delle categorie di suoni c'è ancora un bel lavoro da fare. Quindi io, come già suggerito a Nux, rinnovo il mio suggerimento perché questo strumento è molto interessante, ma si può fare qualcosina in più. Allora, si può sicuramente migliorare il lato suoni extra, diciamo, quindi tutta la parte che siano anche i piani elettrici, comunque si può fare qualcosa in più per i pianoforti. Quindi se voi state cercando principalmente uno strumento con un buon tasto e un buon suono di pianoforte per esercitarvi, che sia anche relativamente leggero e che comunque vi possa dare delle belle soddisfazioni e che sia competitivo con altre marche, questo strumento assolutamente è interessante. Ha anche al suo interno delle casse, c'è un leggio fornito in dotazione che io al momento non ho installato ma c'è, ci sono due uscite cuffie frontali e tra poco facciamo un'altra considerazione sull'uscita cuffie. Quindi se voi volete principalmente sfruttare il suono di pianoforte, un buon tasto, avete comunque un valido display, avete bisogno di connessione Bluetooth, registrare eccetera, questo strumento è assolutamente interessante. Se volete utilizzare anche altri suoni perché ne avete realmente bisogno, quindi per un utilizzo un po' più da piano stage, dove vi servono tanti suoni e validi, probabilmente potrebbe non essere la scelta ideale. Però lo strumento, ripeto, costa 550 euro, quindi va tenuto in considerazione anche questo. Tornando sul discorso uscita cuffie, c'è un'altra considerazione, un'altra cosa che io ho suggerito a Nux, che a me personalmente non piace particolarmente, che però può servire a qualcuno. Io ho suggerito di cambiare questa cosa. Cosa succede? Che se noi non connettiamo nessun cavo nel main out, ovviamente funzioneranno gli speaker interni dello strumento. E fino a qui tutto normale. Tanti altri strumenti che hanno degli speaker integrati, nel momento in cui noi andiamo a collegare dei cavi, disattivano in automatico gli speaker interni o comunque ci danno la possibilità di disattivarli a nostra scelta. Quindi se noi vogliamo tenerli accesi possiamo, se li vogliamo tenerli spenti possiamo. Questo strumento purtroppo non ci dà questa possibilità, quindi se noi connettiamo dei cavi sulla parte posteriore del pannello, gli speaker integrati continueranno a suonare. L'unico escamotage che io ho trovato per far sì che questa cosa non avvenga è collegare un mini jack nell'uscita cuffie frontale, perché adesso io l'ho scollegato in modo tale che, perché sto registrando anche l'audio per farvi sentire i suoni, no? In questo modo ci sono collegati i cavi che vanno alla scheda audio e l'audio esce solo da lì, per quello suonato. Adesso io ho scollegato questo cavo e in
automatico si sono riaccese le casse. Se io adesso vado a ricollegare questo jack nell'uscita cuffie, l'audio esce solamente dal main out e le casse sono spente. È un escamotage che costa niente per ovviare a questo problema, magari può venire in aiuto di chi ha già questo strumento e vuole risolvere questo problema per quando va dal vivo, però diciamo che l'impostazione speaker on off nel menu function è un qualcosa che non costa nulla e io suggerisco di mettere con un altro futuro update firmware. Costa niente, si può fare tranquillamente. Per quanto riguarda lo strumento in sé, ripeto, è uno strumento molto interessante e io mi sento comunque di consigliarvelo se state cercando appunto quello che ho detto poco fa, un buon pianoforte a un buon prezzo con una buona meccanica e con un suono di pianoforte decisamente utilizzabile. Penso di aver detto tutto, io vi sto dicendo sinceramente quello che penso di questo strumento. Se avete modo di trovarlo, perché in Italia comunque è distribuito da Fran Export, quindi il distributore italiano c'è, dei negozi che lo vendono in Italia ci sono, quindi potete magari anche avere la possibilità di provarlo. Fateci un giro, provatelo, perché effettivamente se state cercando uno strumento in quel range di prezzo è molto interessante. Io ringrazio voi, ringrazio Nux, che tra l'altro mi ha mandato anche il microfono che sto utilizzando per registrare la voce in questo video, e noi ci vediamo alla prossima demo o recensione sempre su DKS Intelab. Ciao, alla prossima!